che questo sarebbe stato un video dal vivo era previsto, ma non erano previsti i seguenti contenuti e la lingua italiana. Purtroppo, per via di burocrazia varia, coliche renali e di ritardi nella consegna di un pacco essenziale, non ho avuto modo di realizzare il video che volevo. Però volevo assolutamente pubblicare qualcosa il 29 febbraio. Pertanto, questo è quanto. Detto ciò, che cosa ci sarà mai in questa scatola con scritto fragile? Vediamo. Una QK60R2 gialla e nera. Combinazione di colori scelta perché voglio realizzare una build in stile cyberpunk. Ed infatti, come interruttori, rigorosamente lineari e silenziosi, pensavo di mettere questi. I Licix Lucy, che mi piace pensare debbano il loro nome alla Lucy di CP77 Edge Runners. Ed in effetti direi che i colori ci azzeccano. Oppure potrei aprire questi Epomaker Sea Salt Silent, che di fatto non sono nient'altro che degli Aimo Heartbeat sotto mentite spoglie, per recuperare il loro stem silenziato e così piazzarlo dentro un housing realizzato da Uke Studio. La parte superiore sarebbe in pom rosa, mentre quella inferiore in WPE viola, anche se priva dei due fori dell'originale, che contribuiscono ad attutire il suono dello stem. Come molle userei delle Gazio da 65 grammi, ma vedremo. Per quanto riguarda gli stabilizzatori, sostituirei quelli stock con i QMX di GMK, mentre come set di tasti metterei questo qua di Akko, nero e rosa con basso profilo ASA, che è molto simile al profilo XDA che sto usando ora sulla mia tastiera Lego, questa. Infine pensavo di sostituire il cavo grigio a spirale già incluso con uno realizzato da Cable Mod, siccome offre combinazioni di colori e rifiniture piuttosto interessanti. Ma proprio per questo motivo mi verrebbe a costare un sacco e ciò mi scoccia un po'. Ma anche qui vedremo. Ora datemi un secondo che sposto tutto questo. Ora passiamo a queste altre due scatole, in cui non c'è nulla di particolarmente interessante, ma qualcosa di davvero utile. Nella prima c'è il mio nuovo saldatore Atten da 80 watt, con annessi e connessi nella seconda. Stoppino di saldante, filo per saldatura e paglietta per pulire la punta del saldatore. Tutto ciò mi servirà in combinazione con questi rivetti in rame per rendere hot swappabili una tastiera ed un mouse. La tastiera è questa Razer Black Widow Lite di un mio amico, che purtroppo ha una mezza dozzina di interruttori malfunzionanti, mentre il mouse
è il mio Corsair Sabre Pro, che voglio moddare, sebbene funzioni ancora bene, eccetto il suo encoder che cambierò, per poterci testare sopra tutta questa bella collezione di microinterruttori Wano, Kail, Omron, TTC, HCN, HK, Panasonic, Zippy, ZF, ZF e Cherry. Nel malaugurato caso che questa modifica non dovesse andare per il verso giusto, ho già qui pronto un Asus Keris che è già outswappabile di suo. In ogni caso, l'idea è quella di registrare il suono e misurare la forza di attuazione di ogni singolo microinterruttore che ho qui. Certo, non appena mi arriverà finalmente lo strumento di misura apposito. Ah, dimenticavo. Questi Esp Tiger Ice Dots V2 sono i piedini di ricambio per il mio Sabre, dato che Corsair, come quasi tutti, ha ovviamente deciso di nascondere le viti di assemblaggio sotto i pattini originali. E niente, tutto qui. L'idea è chiaramente di documentare il tutto sul mio canale. Grazie mille per avermi ascoltato, comunque anche in italiano, e fare you well for now.